Allora, come vi sentite? Oh, certo che la musica è potente, è una forza, è un'energia straordinaria, è dinamica. Io amo dire che è dinamica. Dinamica è una parola che arriva dal greco dynamis, forza, una forza che riesce a spostare tutto, gli eventi, sposta il nostro stato d'animo, la porta a destra, a sinistra, in alto, in basso, è una potenza. E voi sapete perché? Ve la siete mai fatta questa domanda? Questa sera vi dico una cosa che pochi forse vi hanno mai detto. La musica ha 5 dimensioni. Le prime un po' le conosciamo. Allora, partiamo dalla prima. La prima è lo spazio. Lo spazio in un rigo pentagramma lo troviamo in senso verticale, cioè una nota prima, le note in senso verticale, dal basso all'alto. E qui abbiamo lo spazio. La seconda dimensione è il tempo, in senso orizzontale in un pentagramma, cioè le note una dopo l'altra in successione. La terza dimensione è la profondità, ossia l'interpretazione di quello spazio temporale. In musica lo si troverebbe con dei segni, siamo abituati a vedere la freccia, il crescendo, il diminuendo, il pedale, il forte, il piano. Ecco, tutta una serie di segni che aiutano il musicista ad interpretare il brano. Ecco, la cosa interessante di questa terza dimensione è che è soggettiva, cioè mentre la prima è oggettiva, la prima e la seconda sono oggettive, cioè le note sono quelle e quelle restano, nella terza dimensione l'interpretazione è affidata all'esecutore. E se noi prendiamo un brano e lo affidiamo a 100 esecutori diversi, 100 musicisti diversi, avremo 100 profondità diverse, 100 interpretazioni diverse. La quarta dimensione, che è molto importante e troppo spesso anche sottovalutata, purtroppo è il senso dell'armonia. Vale a dire che una serie di note, di accordi, di moduli, di intrecci musicali piuttosto che altri possono generare in noi un senso di gioia, di serenità, di spensieratezza, piuttosto che di tristezza, angoscia, senso cupo della vita. Ecco, il senso dell'armonia è fondamentale, è una chiave importante nella nostra vita e in verità lo troviamo in tantissimi campi. Basti pensare al canone di bellezza, di estetica nel mondo dell'arte. Se pensiamo alla natura, se pensiamo all'architettura, abbiamo la sezione aurea. Avete presente questo senso, questo archetipo di bellezza, di proporzione? E quindi l'abbiamo anche, e io sono qui per questo, in musica. E tanti compositori nel passato hanno fatto uso di questa dimensione. Beh, anche quelli contemporanei non scherzano. Beh, io vorrei fare un esempio su tutti. Pachelbel, il canone di Pachelbel, lo conoscete, vero? Ecco, quello è uno straordinario esempio. Pensate che dopo 350 anni è ancora la musica più amata, ascoltata e interpretata in tutto il mondo. Ma qual è il motivo? Il motivo è semplice, che dentro ognuno di noi è innato il senso della bellezza, della proporzione, della sezione aurea. Ecco che quando un'opera d'arte arriva, quando un pensiero musicale tocca il nostro cuore, passa da noi, trova le porte aperte, perché noi stessi siamo in sezione aurea, noi siamo bellezza dentro. E questo spiega il motivo per cui alcune musiche ti piacciono subito, alla prima volta, e non escono più. E per lo stesso motivo, altre bussano, ma non entreranno mai. Perché noi siamo bellezza e ci meritiamo bellezza. Ecco, e adesso passiamo alla quinta e ultima dimensione. E questa forse proprio l'ho dimenticata. Ed è particolare, molto strana, perché è difficile da scrivere e ne prova il fatto che il mondo accademico non l'ha ancora contemplata. In realtà la quinta dimensione appartiene più all'anima, sfiora la spiritualità, è difficilmente spiegabile.
La quinta dimensione chiede all'artista, chiede al musicista un grande atto di umiltà che lo porta alla consapevolezza che la musica non è sua, non gli appartiene. La musica è qualcosa di straordinariamente grande, di cui lui è solo un amministratore, è l'amministratore delegato di un potere più grande di lui. E questa è una grande consapevolezza. Altrimenti c'è il rischio che qualcuno pensi che la musica è affar suo e fa quello che vuole, ma può fare anche danni. Allora potremmo scrivere, invece che la musica ci salva, salviamoci dalla musica. E questo è un rischio. Ecco, quando io ho preso consapevolezza di questo, anni fa, dopo aver cavalcato diversi teatri per proporre la mia musica, le mie composizioni, ho fatto un cambio di paradigma. Ho fatto la mia rivoluzione, una mia piccola apocalisse. Ho preso un pianoforte a coda pesante, ma ricco di energia. E ho cominciato a portarlo in giro per le strade, le piazze, le città, le montagne, i mari, le spiagge, ovunque ci fossero persone che non erano lì per ascoltare un pianoforte. Ed è questo il cambio di paradigma. Ora in teatro è facile, la gente va, voi andate, pagate pure il biglietto perché andate incontro alla musica, andate ad ascoltare una musica. Lì fuori è il contrario, è la musica che viene incontro a te. È la potenza della musica. E quando questa musica è carica di energia, ha tutte le sue dimensioni, riesce ad accendere in noi la fiamma del cambiamento, la capacità di cambiare paradigma, che significa avere il coraggio di rivedere tutte le nostre certezze, le nostre convinzioni, le nostre vecchie strade, e la musica è la compagna migliore per un cambio di prospettiva e per un nuovo inizio.